Buongiorno Mauretto. Buongiorno Bettina, buongiorno a tutti. Buongiorno. Questo posto ci piace particolarmente. Difatti siamo tornati, ci sono delle giornate di vento molto forte qui, siamo un po' più riparati dalle montagne, la giornata è splendida, i colori sono meravigliosi e ci è piaciuto talmente tanto che siamo voluti tornare. Abbiamo appuntamento poi qui vicino in un paese in montagna dove non siamo mai stati, però un giorno volevamo passarcelo qua. Ringraziamo il Cabildo di Gran Canaria di aver preparato questo luogo meraviglioso. E siamo nuovamente soli in questo posto. In realtà l'ultima volta era abbastanza pieno, ma oggi giornata stupenda. C'era qualcuno ieri sera, ora se ne sono andati tutti, siamo da soli. Magari arriveranno. Più tardi può essere. Mauro mi fa camminare perché vuol raggiungere il suo albero, quello che lui dice che gli assomiglia. Ci siamo stati già 2 settimane fa e adesso ci torniamo. Esattamente quello. Eccolo lo splendido panorama che si vede da quassù. Siamo proprio sopra la presa della Snignas, questo laghetto secco con pochissima acqua, però questo sarebbe il letto del lago. Yeah! Ce l'hai fatta? In cima alla montagna. Ma guardate in che posto siamo finiti. A me questo posto fa impazzire letteralmente. Laggiù dietro si vede fino al mare, fino a Mas Palomas. Delle isole che abbiamo visitato, Lanzarote, Fuerteventura e Gran Canaria fino ad ora, Gran Canaria forse può essere la meno spettacolare, è diciamo in assoluto la più varia delle tre. Si trova davvero di tutto, spiagge di sabbia, coste rocciose, canyon, ma soprattutto questa immensa varietà tra montagna e mare che è davvero spettacolare. Lanzarote è nera, Fuerteventura è gialla, Gran Canaria è verde. Ovviamente in un posto simile non si può non fare un barbecue. 2 belle salsicce, una bella bisteccona e si procede. Almeno oggi da un punto di vista di cibo ci trattiamo bene. Eccoci ripartiti dalla presa della Snignas perché stiamo andando in direzione Tejeda, sempre in montagna. La catena del massiccio centrale dell'isola di Gran Canaria, in mezzo ai boschi. Questo qua che vedete è il Rocca Nublio, quella roccia che si erge solitaria tipo Dolomiti. Questo ambiente lo trovo meraviglioso, bellissimo.
considerando che siamo in mezzo all'Oceano Atlantico, lo trovo fantastico. Eccoci qua, buongiorno! Buongiorno a tutti! Questa mattina siamo arrivati, anzi già ieri sera siamo arrivati a Tejeda! Perché c'è la festa del Almendras en flor, il mandorlo in fiore. che dovrebbe essere una festa primaverile. Il posto è meraviglioso, guardate che bello, là dietro abbiamo il Roque Bentayga, il Roque Nublo qua sopra di noi. Siamo con gli amici Francesco e Isa. Ciao. Li abbiamo coinvolti a venire in questa festa, in questo posto bellissimo. C'è solo un problema: fa un freddo cane. 2 giorni fa eravamo a fare i bagni al mare, adesso siamo È un microcontinente. è un microcontinente. Comunque venite con noi a vedere il paese di Tejeda E anche la festa a E anche questo esatto. punto, vediamo cosa fanno con questo vento e questo pioggerellina di oggi. Les Arcs in Ciel, guardate che bello. Ci siamo fatti un giro anche alle piante medicinali. Noi adesso andiamo in una trattoria più local, quella che un tempo qui chiamavano i teleclub, perché c'era la televisione. Qui non c'è la televisione, ma comunque è più local. E comunque pranzo in 4, cucina casera, cucina canara, 74 euro, poi un po' di mancia, 80 euro. Questo lo vorrei dire per quello che sono i prezzi da noi, 80 euro in 4. Però fa sempre freddo, si vede dall'abbigliamento degli amici, meno che per un tedesco che abbiamo visto passare in calzoncini e maglietta, come cacchio facevano. Eccoci qua, di nuovo in marcia. Lasciamo Tejeda, che è molto carina, veramente carina. Peccato che faccia questo freddo e adesso è uscito il sole, ma le previsioni sono comunque ancora di pioggia, vento. Per domani danno nuovamente pioggia e quindi noi andiamo via.
anche perché oggi la festa praticamente l'hanno annullata, infatti sono rimasti gli stand vuoti e non sanno domani se la rifaranno. Quindi a questo punto noi abbandoniamo Tejeda, abbandoniamo i 1100 metri d'altitudine di questo comunque bel villaggio o il pueblo e scendiamo nuovamente al mare. Cambiamo però strada, non scendiamo dalla stessa dalla quale siamo saliti, ma andiamo in una nuova strada, andiamo a scoprire un'altra parte dell'isola di Gran Canaria. Quest'isola di Gran Canaria è davvero una scoperta meravigliosa. Siamo in mezzo alla natura più selvaggia, a questi crinali di montagna, questi barranchi, canyon che si accompagnano dolcemente al mare e facendo delle strade davvero belle. Guardate tutte le montagne attorno a me. E buongiorno! Buongiorno a tutti! Dopo il freddo preso ieri a Tejeda, freddo cane, c'è sempre molto vento, ma siamo scesi a livello del mare, quindi le temperature sono decisamente più agevoli. Adesso ci rilassiamo un secondo, ci muoviamo da qua, facciamo due passi. Non abbiamo detto dove siamo. Adesso Betty vi dice dove siamo. Siamo tornati nel campeggio di Aldea, la playa di Aldea, perché è piccolino ma ci siamo trovati bene, quindi qui è comodo e siamo tornati qua. Adesso ci muoviamo. Vai! Oltre al mare qui all'Aldea c'è anche una zona archeologica. Un po' come le Domus Deiana in Sardegna, le case delle fate, che poi altro non erano che siti funerari. E queste tombe pare risalgano al XIII-XIV secolo. Ci siamo fermati questa mattina con gli amici qua alla playa di Aldea
che è questo bel posto, guardatelo, carino.